Bentornati nel cuore della storia di Turkey News Magazine, il vostro porto sicuro nel mare agitato dei pettegolezzi, dove non ci limitiamo a guardare i titoli ma cerchiamo le sfumature, gli sguardi trattenuti e le parole non dette. Oggi l'aria frizza di un'attesa come non se ne sentivano da tempo. Stiamo per entrare in un momento che ha spezzato l'abituale quiete di un aeroporto all'alba e che, in poche ore, ha incendiato la rete tra sussurri, teorie e voglia disperata di capire. Al centro, una donna che ha reso il silenzio il suo marchio, e un uomo che difende il proprio privato come un fortino. Sì, parliamo di loro due, Yağmur Yüksel e Barbaktas. Prima di srotolare ogni dettaglio di ciò che è esploso al terminal, fissate il vostro posto nella nostra comunità. Iscrivetevi, attivate la campanella per essere i primi quando la realtà bussa alla porta, e se credete in un racconto che rispetta le persone oltre i riflettori, prendete in considerazione l'abbonamento. È ciò che ci permette di portarvi storie con dignità e cura. Adesso respirate con calma. Stiamo entrando nell'occhio del ciclone chiamato Yağmur e Bar. Le prime ore del mattino, quando gli aeroporti sono sonnolenti e pieni di addii soffici, hanno tremato. Nel brusio di troli, nelle voci metalliche dei gate, è passata un'onda elettrica. Prima un mormorio che tratteneva il fiato, poi una tempesta vera. I fotografi, fiutando l'occasione covata per mesi, si sono raccolti come una marea contro la riva. I flash hanno cucito linee di luce sul pavimento lucido, puntando dritto verso il cuore del vortice, Yağmur Yüksel. Per un tempo che sembra infinito, il suo nome è rimasto sospeso su blog e forum come un punto interrogativo. Tutto riportava a un'unica domanda: che cosa accade davvero nel mondo privato di Barbaktas? Le voci erano partite leggere, da simpatia, e poi si erano fatte coraggio fino a sussurrare persino un matrimonio tenuto lontano dagli occhi. Eppure lei, dentro questo frastuono, è rimasta impassibile. Nessuna smentita, nessuna conferma, solo una disciplina fatta di sorrisi calibrati e parole centellinate. La regina della risposta non data. Quel terminal, che di solito inghiotte le celebrità senza nemmeno un eco, oggi è diventato palcoscenico. Una voce, tagliente come una lama lucida, ha squarciato il rumore. Domanda netta, impossibile da scansare: Yağmur Hanım, è vero che ha sposato Barbaktas? Niente tatto, niente giri di parole. Un affondo diretto dopo settimane di occhiatine e didascalie velate sui social. Tutti si aspettavano il copione di sempre: passo lungo, testa alta, il quesito ridotto a rumore di fondo, e via oltre i controlli. Ma non oggi. Oggi il copione ha preso fuoco. Yağmur si è fermata. Una pausa misurata, quasi teatrale, che ha fatto sobbalzare la folla. Il mento appena sollevato, una piccola sfida elegante, come un'attrice consapevole del proprio ingresso in scena. E quel sorriso, il suo sorriso indecifrabile, è comparso come una firma. Un respiro lento ha raffreddato la sala di qualche grado. Le telecamere hanno fiutato il sangue e si sono allineate a mezzaluna. In un attimo, la confusione è diventata febbre. Le domande sono arrivate tutte insieme, come vento che spinge una porta socchiusa. State bene, lei e Bar? Le famiglie si sono finalmente incontrate? State viaggiando insieme cercando di non farvi notare? Pensate di ufficializzare presto? Lei ha ascoltato, ironica e prudente insieme, con l'aria di chi resta sulla soglia e decide se lasciare entrare il mondo. Capisco la curiosità, ha detto con voce gentile ma protetta, però ci sono storie che devono maturare al loro ritmo. In questo momento il mio cuore è in pace. Il resto arriverà da solo. È bastato quello. Non serviva altro. La frase si è sparsa nell'aria come un profumo costoso, lasciando la scia già mentre lei consegnava il passaporto senza tremare e oltrepassava il controllo senza voltarsi. Il video ha cominciato a correre ovunque, e con lui è riemerso un dettaglio messo da parte solo per qualche giorno: la riga che Barbaktas aveva regalato ai microfoni dopo una prova. Non amo parlare del privato, però sto bene. Quella serenità, accostata alle parole di oggi di lei, è diventata un magnete polare per ogni teoria. Fermiamoci un attimo,
famiglia di Turkey News Magazine, e respiriamo. Questa è una lezione di equilibrio pubblico, una danza tra l'accennare e il trattenere. Due persone con un'identica idea di fama e riservatezza. Ma voi come la leggete? È un'ambiguità calcolata per proteggere un sì già pronunciato in segreto, o soltanto il bisogno di dare al rapporto fiato e tempo? Lasciate i vostri pensieri, vogliamo analizzarli insieme. Se questo racconto vi tiene incollati, un pollice in su aiuta questa storia a viaggiare. I commenti hanno iniziato a esplodere. Molti giuravano che ormai il gioco fosse scoperto, che non restasse altro che un'uscita lenta e voluta, ai loro tempi. Altri sostenevano che quel volo all'estero non fosse soltanto lavoro o una pausa per ricaricarsi, ma collegato a un passo intimo che lei voleva tenere sacro ancora un poco. L'ipotesi che ha fatto accelerare i cuori? Che stessero andando nella stessa città con due aerei differenti per evitare lo scatto che avrebbe fatto saltare ogni tappo. Sembra un romanzo scritto dai fan, finché un occhio attentissimo non ha pubblicato una foto sfocata del tabellone. Due partenze verso la medesima destinazione, orari vicinissimi. Prove vere? Non davvero. Solo la deliziosa possibilità. Mezzogiorno è arrivato e, con lui, un'onda che nessuno si aspettava da una giornata di viaggio come tante. La rete si è divisa in squadre e in interpretazioni, ognuna fiera della propria lettura. È esistito un matrimonio silenzioso, festeggiato lontano dalle voci? Stanno per costruire un annuncio perfetto, aspettando l'istante giusto? Oppure c'è la normalità resistita a tutti i costi, il tentativo di far crescere qualcosa di vero al riparo dagli sguardi? La verità assoluta restava un miraggio, ma una cosa si è messa a fuoco. Il silenzio scelto da Yamura è diventato racconto a sua volta, e il sostegno discreto di Bar lo ha reso ancora più eloquente. Con le ore, i fan edit sono diventati microscopi. C'è chi ha isolato il fotogramma in cui le labbra si dischiudono prima della risposta. Chi ha giurato che quella fossetta sulla guancia fosse apparsa in modo diverso, chi ha letto una contentezza profonda nel semplice spostare il peso da un piede all'altro. Altri hanno passato al setaccio i gioielli. Quell'anello era nuovo? Un pezzo già visto o un arrivo recente pieno di significati? Qualcuno ha analizzato il colore del completo da viaggio, chiedendosi se non fosse in rima con un look di lui della settimana precedente. Persino l'angolazione della tracolla è diventata indizio, come se la soluzione dell'enigma fosse lì, nuda, ma invisibile. I messaggi delle due fanbase si sono intrecciati, un coro di supporto e curiosità. Sembra in pace, ha scritto una ragazza, una frase che è rimbalzata sotto decine di ripost. C'è una luce che non puoi inventare, ha commentato un altro. Gli scettici hanno tenuto la posizione, strategia, hanno detto, stanno dosando il mistero per restare al centro dell'attenzione. Eppure anche quella critica suona come un riconoscimento, perché serve mano ferma per ballare sul filo tra verità privata e appetito pubblico, e oggi l'hanno fatto con grazia. Nel video integrale, l'ultimo dettaglio che colpisce arriva subito dopo la frase di congedo. Yamura alza la mano in un saluto minuscolo, gentile e definitivo. Si avvicina alla barriera, mostra il telefono con la carta d'imbarco, e scompare oltre la parete di vetro, nel regno dei numeri e dei gate dove le telecamere non arrivano. La clip finisce, ma il dialogo no. Parte la caccia alle briciole. Saltano fuori vecchie interviste in cui lei parlava di pazienza, di un amore lento e della magia del tempismo. E dall'altra parte, spezzoni di lui in cui si sente ripetere focus, rispetto, e la necessità di tenersi addosso qualcosa di inviolabile in questo mestiere. Messi uno accanto all'altra, quei tasselli sembrano la mappa che porta dritto a oggi. Non dichiarazioni plateali. Nessuna acrobazia per far rumore. Solo una linea coerente, dritta, che rifiuta di farsi definire da una voce prima di scegliere quando scrivere il titolo del capitolo. E qui siamo, a sera, a guardare la ruota che gira di nuovo. I fan sono convinti che siamo all'imboccatura di un grande svelamento. Forse non una confessione piena di dettagli, non ancora, ma qualcosa. Una foto che parla più di 1000 didascalie. Un'uscita insieme che non necessita spiegazioni.
O magari un riconoscimento semplice che permetta al mondo di respirare. La domanda filtra sotto ogni commento. La mattina è stata il primo passo vero verso l'aprire la porta? Non possiamo giurarvelo. Però possiamo dirvi che l'energia attorno a loro non assomiglia più alle prime voci frenetiche. È più calda, più quieta, imbevuta di un'attesa diversa. Quando una coppia preserva il proprio centro e, al tempo stesso, sa regalare una scintilla, il pubblico finisce per avvicinarsi con affetto, non soltanto per curiosità. È quello che si è visto oggi, una comunità disposta ad aspettare, purché la verità, quando arriverà, sia detta con il cuore. Cosa c'è davvero sul tavolo? Un matrimonio sussurrato circolato solo in una cerchia minuscola? Un reveal pianificato con un progetto, una data simbolica per loro? O la cosa più semplice e più rara, due persone che coltivano con cura ciò che provano, promettendo di farsi vedere quando sarà autentico? La suspense c'è, ma accanto a lei vibra una tenerezza. E forse proprio per questo l'episodio ha attraversato la rete senza sforzo, cambiando il ritmo del giorno. Una certezza l'abbiamo. Le parole di Yamur di stamattina appartengono a questa settimana come un ritornello. Verranno montate, rallentate, sottolineate sotto cene a lume di candela e lounge di aeroporti anonimi, finché ogni fotogramma non avrà un significato nuovo. Che porti a una promessa, a un annuncio, o a una scelta ribadita di riservatezza, resterà la giornata in cui il silenzio ha cambiato forma. Prima di salutarci, vi ricordiamo che siete la nostra forza qui a Turkey News Magazine. Se questa immersione vi è piaciuta, condividetela con chi ama guardare dietro le quinte. Iscrivetevi, mettete mi piace, e se volete sostenere un modo di raccontare che non calpesta ciò che è umano, valutate l'abbonamento. Restate con gli occhi aperti e il cuore pronto. La verità, quando sceglie il momento, non ha bisogno di urlare. E mentre il giorno si spegne e gli aeroporti tornano a essere corridoi di passi stanchi, resta l'immagine di lei che si gira appena, non per controllare, ma per salutare senza parole una folla che l'ha accompagnata fino al vetro. Resta la frase di lui, breve e ferma, come una mano posata su ciò che conta. Resta una scia di possibilità, due voli, una meta, un accordo tacito di proteggere casa loro anche quando casa è a un paio di sedili vicini ma non abbastanza per una foto. Resta la sensazione che non manchi molto, anche se nessuno può dire quando. E resta, soprattutto, quel filo invisibile che li unisce davanti a tutti, lei trasformando il non detto in racconto, lui tenendolo al riparo dal rumore. Se domani arriverà un'immagine che parla da sola, non ci sorprenderà. Se invece decideranno di tenere ancora stretto il loro universo, ne prenderemo atto. Perché la storia di oggi non è fatta di cronache scandite, ma di battiti. E i battiti, si sa, hanno un tempo tutto loro. Questo è quanto dal fronte delle emozioni firmato Turkey News Magazine. Ci ritroviamo presto, con la stessa cura e lo stesso rispetto, pronti a guardare insieme dove ci porterà il prossimo passo di Yamur Yüksel e Barbaktas.